Ci siamo lasciati alle spalle una città cattedrale completamente rasa al suolo da una gigantesca esplosione dalla particolare forma di fiore, dovuta ad una magia proibita per un buon motivo ed ingenuamente liberata per pura avidità della Chiesa. Poco prima di questi avvenimenti, una ragazza senza nome giace morente, legata in mezzo ad una piazza insieme ad altre 5 che ne condividono la sorte. Una esecuzione tra le più terribili, una criminale lasciata morire di stenti sotto gli occhi di tutti, dopo essere stata fustigata a sangue. Ma lei si ritiene fortunata rispetto alle altre. Lei, quella che si è macchiata del più grave reato, l'omicidio, e non uno, ma più di quanti lei ne sapesse contare. Eppure si ritiene fortunata perché non le hanno infilzato gli occhi, non le hanno strappato le unghie, non l'hanno torturata fino al limite della ragione per estorcerle informazioni. Non era una ribelle come le altre, era solo una criminale comune. È stata chiamata Usubeni, Rose, per il colore dei suoi occhi, ma non dai suoi genitori. Sua madre l'ha venduta a un bordello quando era ancora troppo piccola per capire cosa significasse, ed è stata costretta ad impararlo in fretta. Come ha imparato ben presto la realtà più amara della vita, da quando una ragazza che aveva conosciuto e con cui aveva legato in quel posto le aveva proposto di fuggire assieme, portandosi dietro quanti più soldi possibile rubandoli dal bordello. Dopo il misfatto avrebbero dovuto raggiungere un uomo fuori dalla città, ma Rose non era un'amica per Indigo, piuttosto solamente un mulo da uccidere una volta compiuto il trasporto. In fondo, 2 ragazze possono trasportare il doppio dell'area furtiva di una sola, un tradimento subdolo quanto crudele, che Rose scorse quella notte nel ghigno assassino di Indigo mentre si approcciava al complice, ma la fortuna era dalla parte della povera ragazza, che come per miracolo riuscì a scappare, trovando poi un uomo con cui iniziò a convivere. Non era un rapporto di amore, quanto di necessità reciproca. Lei aveva bisogno di protezione, lui di un aiutante. In quel periodo una piaga si stava spargendo per la città e Rose la contrasse. Non c'era cura, ma i sintomi sembravano andarci piano con lei. Purtroppo, così non era per le persone che la circondavano, poiché anche l'uomo, così come aveva scelto di accoglierla, voleva ora tradirla. Aveva paura della piaga e voleva i soldi della taglia di una certa ragazza che aveva ucciso ogni persona in quel bordello. L'uomo morì, con una faccia sorpresa ed un coltello in pancia, dopo aver provato ad afferrare ed immobilizzare Rose mentre lei dormiva. Non sapeva né del suo sonno leggero, dovuto alla piaga, né del fatto che ormai la povera ragazza non si fidava di nessuno, non poteva, al punto dal dormire ancora con una lama sotto al cuscino. Rose non aveva più un posto dove stare e le guardie sarebbero arrivate a breve. Doveva scappare, lontano, senza più nulla da perdere, ma con la malattia che prendeva il suo tempo. La ragazza passava le giornate a saccheggiare e uccidere. Tempo dopo, Usubeni era avvezza agli omicidi. Viveva entrando agli orari dei pasti nelle case che le sembravano ricche e non lasciava nessuno in vita, bambini e anziani inclusi. Diceva ad un bambino, dopo aver decimato la sua famiglia e persino i domestici: se ti lascio in vita, tornerai per me. Verrai a cercarmi e proverai ad uccidermi. A nulla servivano le urla di rabbia e disperazione. Mentre diceva queste parole aveva già strangolato l'infante e si dirigeva in cucina per mangiare ciò che rimaneva. Ma nulla dura per sempre. Prima o poi la notizia che qualcuno stava compiendo una spropositata serie di omicidi efferati avrebbe iniziato a girare, e nonostante fosse soltanto una ragazzina, presto ci fu una taglia molto grave sulla testa della strega con gli occhi rosa. Rose si rese subito conto che con un simile prezzo sulla testa la sua vita da quel momento sarebbe durata molto poco. Non le importava. Arrivò infine il giorno in cui venne catturata. Catturata e condannata alla frusta in modo proporzionale al numero di omicidi commessi. Se sopravvisse, fu solo grazie al fatto che non le erano stati riconosciuti tutti quelli effettivi. Una ragazza senza nome giace morente, legata in mezzo ad una piazza, insieme alle altre. L'ultima a morire verrà bruciata viva con gli altri cadaveri. Una di loro, in precedenza, si era suicidata tagliandosi la lingua a morsi appena udita la sentenza. La ragazza ride, pensando a quella giustizia distorta in cui una assassina seriale veniva trattata meglio di altre condannate che niente volevano se non un mondo migliore. Risata che viene scambiata per un singhiozzo di pianto da quella a fianco, che, cieca, cerca di confortarla con il suo ultimo respiro. Rose voleva vedere i suoi occhi, ma quello che ne rimaneva non ne rivelava il colore. Una convulsione.
poi nulla. Usubeni era rimasta all'ultimo in vita e si rassegnava al fatto che quelli sarebbero stati i suoi ultimi istanti. L'ultima cosa che vide, dopo le guardie che si avvicinavano, era un bellissimo fiore.